Ciao, stai costruendo un player per il tuo gioco ma vuoi che interagisca con la fisica circostante? Allora devi usare il Rigid Body insieme al nuovo Input System di Unity. In questo video ti guiderò nel costruire un sistema di movimento. Puoi anche unire quello che vedi qui al video sul sistema di mira per ruotare player e telecamera e Animator System per animare il giocatore. Li trovi entrambi sul mio canale, link in descrizione, ma prima lascia like e iscriviti per non perdere altri video. Iniziamo! Prima di tutto prepariamo il player, creiamo un GameObject capsula e diamogli come layer player. Se non hai questo layer, aggiungi il layer e poi dallo a questo GameObject. Per il movimento è importante sapere che, per convenzione di Unity, l'avanti di un GameObject corrisponde al suo asse Z positivo. Oltre al collider capsula aggiungiamo il Rigid Body. Attiviamo Use Gravity, così il player sarà soggetto alla gravità e cadrà naturalmente sul pavimento. Blocchiamo tutte le rotazioni fisiche, così urti e collisioni non possono far ribaltare o ruotare il player. Aggiungiamo anche il componente Player Input. Questo componente si occuperà di leggere le azioni del giocatore tramite il nuovo Input System. Con il comportamento SendMessage, il Player Input potrà richiamare automaticamente determinati metodi in base al nome delle action. Creiamo l'input action in una cartella dedicata. Tasto destro, Create, Input Action. Io lo chiamo Player Input Action Rigid Body. Prima di tutto creiamo l'action map. Chiamiamola Player. Poi all'interno delle action creiamo un'action e chiamiamola Move. Nelle proprietà mettiamo che l'action restituisce un valore. Il controllo è di tipo Vector2. Perché Vector2? Il mondo di gioco è un enorme asse cartesiano, quindi per muovere il player ci servono due valori, X per destra e sinistra e Y per avanti e indietro. Ora aggiungiamo i tasti da premere per far muovere il player. Facciamo clic su Binding Composite, così per ogni direzione aggiungiamo un tasto della tastiera. Basta selezionare uno, premere Path e fare clic sulla tastiera. Importiamo il classico WASD. Ritornando all'esempio sugli assi cartesiani, W e S sono l'asse Y e A e D sono l'asse X. Se premiamo W, la Y sarà 1, se premiamo S, la Y sarà meno 1, se premiamo A, la X sarà meno 1, se premiamo D, la X sarà 1. Dato che siamo dei pro, aggiungiamo un altro binding e diamo il left stick di un controller. Così facendo il nuovo personaggio si muove sia col classico WASD della tastiera che con il controller di una console. Per il momento abbiamo finito. Se chiudete la schermata niente si salva, quindi o fate autosave o save asset. Ora trascinate questa input action all'interno del component player input. Tra le varie impostazioni, quella che serve attualmente è il behavior, che deve essere su send messages. Send message, in poche parole, chiama metodi col nome identico alle action inserite poco fa. L'unica differenza è inserire l'aggettivo on davanti al nome. Quindi, dato che l'action per muovere il personaggio si chiama move, il metodo dovrà chiamarsi onMove. In una cartella per gli script, creiamo lo script per muovere il personaggio. Io lo chiamo Player Rigid Body Controller. Apriamo il file. Prima di iniziare a scrivere il codice, una piccola precisazione. In questa lezione useremo gli stessi nomi delle variabili che trovate anche negli altri video. In questo modo potete integrare facilmente questo controller con l'Aim System e utilizzare gli stessi valori anche per gestire l'animator. L'unica differenza a cui dovete fare attenzione è il Fixed Update. Qui stiamo muovendo un rigid body, quindi tutta la logica che modifica un movimento o rotazione del player deve rimanere nel Fixed Update. Quando integrerete l'Aim System, quindi, adattate questa logica al Fixed Update, senza spostare fuori i calcoli che controllano il Rigid Body. Iniziamo dichiarando l'using dell'Input System, così da poter richiamare metodi e parametri degli input. Poi dichiariamo una variabile per la velocità di movimento e una per la velocità di rotazione. Facciamole private, ma aggiungiamo serializedFiled in modo da poterle vedere sull'inspector e cambiarle facilmente da lì durante i test. Dato che questo player deve interagire con la fisica, controlleremo il movimento attraverso il Rigid Body. Quindi dichiariamo una variabile Rigid Body e colleghiamola al componente nel metodo awake. Ci serve anche una variabile che legge i valori dell'action di tipo Vector2.
Quindi dichiariamo una variabile privata di tipo vector2 e chiamiamola moveInput. Questa variabile prenderà i valori letti dagli input. Attenzione, io la inizializzo come pubblica per i test che dovrò far vedere a video. Per normale codice va benissimo privata. Ma come colleghiamo la variabile ai valori dell'input? Grazie al metodo onMove, che verrà richiamato dal player input col sendMessage. Se l'action si fosse chiamata lascia un like e iscriviti al canale, allora dovevamo chiamare questo metodo on lascia un like e iscriviti al canale. Il metodo è con parametri e quindi, dando questo parametro alla variabile, questa prende i valori detti poco fa. Ora che conosciamo i valori degli input, inseriamoli nel movimento del player. Le modifiche fisiche del rigid body vanno eseguite nel fixed update, perché la simulazione fisica di Unity viene aggiornata a intervalli temporali fissi. Il fixed update di default viene chiamato ogni 0,02 secondi, cioè 50 aggiornamenti fisici al secondo, indipendentemente dal frame rate. Prima di tutto dobbiamo trasformare gli input 2D in un movimento 3D, perché ci troviamo in un mondo 3D. Quindi dichiariamo una variabile vector3 e chiamiamola moveDirection e diciamo che è uguale a una nuova variabile vector3, dove la x è uguale alla variabile moveInput di x, la z è uguale alla variabile moveInput di y. In un mondo 3D l'asse y rappresenta l'altezza, quindi sarà modificata con salti e cadute. Questa linea di codice è ottima per i giochi top-down, il player si muove in base al mondo e non alla sua direzione. Guardate questo test, se vogliamo andare a destra premiamo D, se vogliamo andare sopra premiamo W, ma in un gioco in prima o terza persona non va bene. Quando il player è girato a destra, devo premere W per andare dritto, ma non funziona perché la vector3 è del mondo, non del player. Se premo W infatti mi giro. Quindi dobbiamo cambiare questa linea di codice in funzione al tipo di gioco che stiamo facendo. Dato che avremo un aim mode, io lo modifico per un gioco in prima e terza persona. Ecco la modifica. Usiamo transform right come direzioni laterali del player e moltiplichiamo per moveInput di x. Poi usiamo transform forward come direzioni avanti e indietro, che si riferisce all'asse z. Quindi moltiplichiamo per moveInput di y. Ed ora lezione di geometria. Fin quando premiamo un tasto alla volta, il player si muove perfettamente alla velocità indicata. Ma se premiamo due tasti insieme, ad esempio W e D, oppure andiamo in diagonale con lo stick del controller, allora il player andrà a una velocità più elevata, perché le due unità sommate non creano un vettore di 1, ma di 1,414. Quindi dobbiamo limitare eventuali diagonali. Lo facciamo grazie al clamp magnitude, dove prima indichiamo la variabile da modificare e poi la grandezza massima. Mettiamo 1f. In molti tutorial trovate normalize, che elimina anch'esso la velocità extra dalle diagonali, ma c'è una differenza importante. Normalize porta qualsiasi direzione non nulla a 1. Con uno stick analogico perderemo quindi la possibilità di inclinarlo poco per camminare lentamente. Clamp magnitude invece lascia invariati tutti i valori sotto 1 e limita soltanto quelli che superano 1. Se avete seguito precedentemente la lezione sul muovere GameObject sapete che ci sono tanti modi per farlo. Dato che qui abbiamo una velocità e vogliamo mantenere tale velocità, utilizzeremo il metodo Linear Velocity, dove in maniera teorica possiamo dare semplicemente la direzione moltiplicata per la velocità, quindi move direction per speed. Ma c'è un problema, l'asse y potrebbe andare a 0, quindi dobbiamo scomporre la move direction per ogni asse. Scriviamo quindi new vector 3 e poi nelle parentesi tonde diamo a x e z la move direction di x e z moltiplicato per la speed. Per quanto riguarda l'asse y diamo il rigid body sulla linear velocity di y, presa dalla gravità del componente o di un eventuale salto. Ora procediamo con ruotare il player verso la direzione di camminata. Se avete intenzione di fare un aim mode, le prossime linee di calcolo dovranno essere inserite dentro una condizione dove l'aim mode è spento. Mettiamo magnitude al quadrato maggiore di 0,001. In questo modo eseguiamo la rotazione soltanto quando esiste realmente una direzione di movimento. Non ci interessa in quale direzione. Ora diamo la rotazione al player che deve guardare verso la direzione in cui cammina, quindi il target deve essere la move direction. Se siete novizi, per le rotazioni si usa Quaternion, che rappresenta un'unica rotazione completa nello spazio 3D, che può includere contemporaneamente rotazioni su assi X, Y e Z.
Per ruotare il player dobbiamo usare Move Rotation del Rigid Body, ma dare la variabile target al Move Rotation significa avere una rotazione istantanea, quindi cerchiamo di dargli una reale velocità. Utilizziamo quaternion.rotate_towards. Rotation towards vuole determinate variabili, come sempre vengono suggerite da Visual Studio con la documentazione. Prima di tutto vuole il punto di partenza, diamogli la rotazione attuale del Rigid Body. Poi vuole la destinazione, e qui il nostro target rotation, ed infine la velocità. Noi abbiamo la variabile rotation speed e moltiplichiamola per il time.fixed delta time. Questa è una variabile che, come spiegato in altri video, è uguale al tempo che passa tra un fixed update e all'altro. Con rotation speed a 180, il player può ruotare al massimo di 180 gradi al secondo. Ora non ci resta che spostarci su Unity, dare lo script al player e momentaneamente, solo per questa lezione, mettiamo la telecamera come figlia del player. Per un movimento reale della telecamera vi invito a vedere il video sull'Aim System. Il player cammina e si gira verso la direzione indicata, sale anche le rampe e le scende grazie all'Use Gravity del componente Rigid Body. Inoltre in scena il cubo rosso ha un Rigid Body e possiamo vedere come viene spostato dal player. Nelle collisioni tra Rigid Body la massa influenza il modo in cui gli oggetti reagiscono all'urto. Un oggetto molto più pesante del player tenderà quindi a essere spostato meno rispetto a uno molto più leggero. Attenzione, ho ben 3 alert per voi. Primo alert: premendo S il player dovrebbe ruotare all'indietro, ma al momento possiamo notare questo piccolo glitch. Succede perché stiamo usando il player stesso come riferimento per calcolare la direzione di movimento. Potremmo usare la telecamera come riferimento, ma nei nostri test veloci la telecamera è figlia del player e quindi ruota insieme a lui. Il problema rimane. Questo glitch verrà eliminato quando utilizzeremo una telecamera indipendentemente come riferimento per il movimento. Potete vedere questa configurazione nella lezione dell'Aim System. Lo stesso vale se si preme solamente A o D, il player non riuscirà a ruotare bene su se stesso, ma anche qui con l'Aim System si risolve tutto. Secondo alert: voglio l'attenzione su una cosa, a video non si noterà perché il video è a 30 fps e perché in scena ci sono pochi game object. Ma se notate bene, il player non si muove proprio perfettamente, è come se andasse a scatti. Questa cosa si risolve impostando Interpolate nel componente Rigid Body, come sto mostrando a video. Potete notare anche nei vostri test che il player sarà più fluido. Terzo alert: il player non sale gli scalini. A differenza del character controller non abbiamo un metodo di default per far salire gli scalini al player. Per farlo abbiamo due strade. Possiamo disattivare il collider degli scalini e mettere dentro una rampa con collider, ma disattivando la mesh della rampa. Così facendo i giocatori crederanno di salire le scale mentre il player sta solo salendo una rampa. È una soluzione semplicissima e molto robusta, ottima in prima persona quando non si vedono i piedi. Se invece vogliamo che il collider interagisca realmente con gli scalini, allora possiamo implementare una logica via codice. Quello che faremo è lanciare due Spherecast, una bassa che controlla che ci sia effettivamente un ostacolo, una più alta che controlla che ci sia spazio sopra quell'ostacolo per far andare il player. Prima di tutto dichiariamo 4 variabili float, una per l'altezza degli scalini, una per la distanza di essi, una variabile per il raggio della Spherecast, così possiamo regolare quanto grande deve essere l'area da controllare. Poi dichiariamo una variabile step speed per indicare quanto veloce salire le scale. Infine dichiariamo una variabile layer mask per essere sicuri che il game object abbia il layer delle scale, così non facciamo arrampicare il player su strutture non desiderate. Iniziamo il check dichiarando un nuovo metodo che accetta un parametro di tipo vector3 che sarà il move direction. Prima di tutto vogliamo che il metodo parte solo se il player si sta muovendo, quindi facciamo una if su move direction così da capire se ci stiamo muovendo o meno. Se è minore di 0,001 vuol dire che non ci stiamo muovendo, quindi facciamo un return per uscire dal metodo. Poi normalizziamo il move direction ma salvandolo in una nuova variabile così da non modificare l'originale. Qui possiamo normalizzare senza problemi perché vogliamo 0 o 1. Non stiamo usando questo vettore per determinare la velocità del player, ma solo la direzione. Ora dichiariamo la posizione della sfera bassa, quella che cerca un ostacolo davanti al player. Gli diamo la posizione del rigid body sottraendo sulla y 1 per 0,7. Vector3 up dà semplicemente un vector3 con 1 sull'asse y. In pratica la sfera è leggermente sotto la posizione del centro del rigid body. In questo esempio uso 0,7 perché funziona con le dimensioni attuali del nostro player. Se cambiate l'altezza o collider dovete modificare questo valore. Ora lanciamo la sfera, questa deve dirci se tocca o meno qualcosa.
quindi la lanciamo in una variabile booleana. Prima di tutto inseriamo la posizione di origine della sfera seguita dal raggio e dalla direzione. Ora dichiariamo la variabile con cui possiamo leggere le informazioni del GameObject che sta colpendo la sfera. Questa è una variabile di tipo rayCastIt. In realtà non la useremo, ma la inserisco per completare la didattica. Poi diamo la distanza massima di dove deve essere lo scalino ed infine la variabile che controlla se il GameObject ha un layer adatto o meno. Perfetto, ora non dobbiamo fare altro che lanciare la seconda sfera, quella che indica se c'è spazio per far salire il player. Calcoliamo quindi la sua posizione, la facciamo partire dalla sfera sottostante e poi aggiungiamo un'altezza dello scalino e poi la lanciamo esattamente come fatto prima, all'interno di una variabile booleana. La logica è semplice: se lower it è true abbiamo trovato uno scalino davanti ai piedi, se upper it è true significa che c'è un ostacolo anche più in alto e quindi non possiamo salire. Per salire vogliamo che quindi lower 3 è uguale a true e upper it è uguale a false. Dichiariamo questo nel codice. E dentro la condizione dobbiamo semplicemente spostare il rigid body verso l'alto tramite vector3up, veloce tanto quanto la variabile step speed. Questo metodo possiamo richiamarlo prima della rotazione del player. Su Unity non dobbiamo fare altro che selezionare ogni GameObject scala e dargli un layer per le scale. Poi attivare questo layer alla variabile stairMask. Ma per far prima nel video do semplicemente tutti i layer eccetto quello del player. Ora andiamo in play e potete vedere come il player sale e scende anche le scale. Se non riuscite a salire le scale dovete impostare meglio le 4 variabili, ma prima di perdere la testa aggiungete dei debug nel codice per vedere le spherecast in scena. Per osservarle in scena possiamo usare debug drawRay. Diamo un'origine, la direzione, il colore e la durata in secondi. Attenzione, drawRay non visualizza il volume della sfera, ma soltanto la linea centrale che rappresenta origine, direzione e distanza. Aggiungiamo anche un debug sulle 2 variabili booleane. Tornando su Unity, in scena attivate le Gizmos, fate lo split dello schermo e andate in play. Potete vedere da dove partono e in quale direzione vengono lanciate le 2 spherecast. Queste linee ci aiutano a regolare l'altezza e distanza dei controlli. E alla fine arriva il salto. Per il salto dobbiamo prima di tutto creare un'action chiamata jump. Il tipo deve essere un button e come tasti diamo lo spazio della tastiera e per il gamepad il button shoot, ovvero quello in basso, tasto A dell'Xbox e X di PlayStation. Salvate. Se non vogliamo eseguire un salto anche quando siamo in aria, dovremo costruire una terza check sphere messa ai piedi del player che indica quando siamo sul pavimento e quando no. Quindi per il salto dichiariamo una variabile booleana, una che indica il raggio della sfera e un'altra che indica i vari layer considerati calpestabili. Il rigid body non fornisce direttamente l'altezza geometrica del player, questa informazione appartiene al collider e a noi serve conoscerla per capire dove posizionare la sfera. Attualmente è una capsula, quindi dichiariamo una variabile capsule collider, così da poter prendere l'altezza. Infine dichiariamo una variabile float per la forza del salto, consiglio un valore tra 5 e 8. Prima di tutto nella wake prendiamo il componente della nostra capsule collider. Ora facciamo il check se stiamo in aria o meno. Lo facciamo con un check sphere nell'update, in maniera simile alle altre sfere dichiarate prima. Dichiariamo che la variabile booleana è uguale a physics_check_sphere. Il punto di partenza, la posizione del rigid body meno la sua altezza diviso 2. Per farlo dichiariamo un vector 3 e su y facciamo capsule.height diviso 2. Poi inseriamo il raggio della sfera ed infine la variabile che controlla se il layer del GameObject dove siamo appoggiati è idoneo al salto. Notate bene, evitate di mettere il layer del player, altrimenti la sfera dirà che siamo sempre appoggiati a terra. Ora che conosciamo se stiamo o meno a terra, possiamo dichiarare il metodo onJump, richiamato in automatico dal sendMessage dell'input player. E prima di applicare il salto, diamo 2 condizioni. La prima condizione è che stiamo premendo il tasto, la seconda è che stiamo a terra. Sì, anche se lo stiamo premendo. Questi metodi vengono richiamati sia quando premiamo il tasto che quando lo rilasciamo. Senza questa condizione potremo eseguire il salto anche quando il tasto viene rilasciato. È il motivo per cui moveInput riesce a tornare a 0 nel metodo onMove. Nella if ovviamente dobbiamo dare una forza verso l'alto al rigid body, quindi diamo add force con vector3up moltiplicato per jump force.
Qui mettiamo virgola e dichiariamo il tipo di forza, facciamola di tipo impulso. Per questo test possiamo impostare isWalkable su tutti i layer fatta eccezione del player. Ora andiamo in play e possiamo notare che il player salta. Fine, per muovere la telecamera e dare delle animazioni vi invito a guardare i video sul Lame System e Animator System presenti sul canale. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione è il Fixed Update. Qui stiamo muovendo un rigid body, quindi tutta la logica che modifica movimento e rotazione del player deve rimanere nel Fixed Update.